Terza parte. Cioè, finché un artista in vita non è affermato, sta sempre appunto lì cioè sempre nell'incertezza alla fine. E questo però in tutte le arti. Tutte le arti si definiscono arti nel momento in cui tu fai qualcosa per il nutrimento dell'anima, ok? Cioè fai qualcosa di, viene detto, anche culturale, cioè tu dai un messaggio e lo coltivi, no? Questo messaggio. E dai qualcosa che fa bene all'anima, allo spirito, ne va oltre alla materia, insomma, o anche all'estetica, così alle cose. Cioè cerchi di dare un contenuto che possa essere poi trasmissibile anche ai posteri, da lì poi si rimane, cioè gli artisti proprio, vabbè, quelli della storia dell'arte non è che sono solo affermati, loro sono proprio dei maestri, cioè insegnano agli altri, ok? Quindi quello è un altro paio di maniche. Ma già che uno nella vita riesce a fare e comunque il suo, senza troppe pretese, va bene, è consapevole soprattutto di queste cose, così da non farsi anche fregare perché ci sta un sacco di gente improvvisata che si improvvisa gallerista, che si improvvisa direttore artistico, ci sta un sacco di gente che si improvvisa, poi tu le cose non le sai e ti affidi a persone che sanno improvvisare, casomai vogliono fare anche loro bene le cose, oppure quelli che ti vogliono fregare, ok? E ti chiedono soldi, soldi, che non sono soldi. Ovviamente non c'entra niente con la cultura questo, non c'entra niente nel fare arte. Quindi a prescindere poi dai meccanismi un po' più particolari che possono essere nella pittura, nell'artista pittorico, bene o male tutti gli artisti quando fanno arte stanno comunque bene o male trasmettendo un messaggio, un qualcosa che aiuta un arricchimento insomma dell'anima, no? Una riflessione sulla società, sull'uomo. Gli argomenti possono essere tantissimi, alla fine, gli argomenti possono essere veramente, insomma, si può spaziare in tanti argomenti. Oh, spesso per esempio si dice non sono un artista, sono un artigiano, oppure molti artigiani vengono bistrattati come se non fossero artisti, invece per me sono degli artisti. Dipende da quello che fai, nel senso, pure un artigiano può essere un artista, perché dipende dalla tematica. Se la tua tematica, il tuo tema, la cosa che vuoi portare è la bellezza, ci sono tante cose dell'artigianato che sono proprio belle, perché non ha un valore la bellezza, stiamo scherzando, è stato uno, adesso non tanto, ma è stato uno dei temi fondamentali della storia dell'arte, la bellezza, il tema della bellezza, la cultura della bellezza. Quindi perché un artigiano, se per esempio produce delle cose che sono belle, non fa cultura, non fa arte. È proprio quello il discorso. Anche un artigiano può essere un artista nel momento in cui vuole trasmettere un messaggio o può diventare, cioè in quel momento fai arte. Se fai una cosa fine a se stessa, è fine a se stessa. Se tu fai una cosa pensata perché vuoi trasmettere qualcosa, in quel momento stai facendo arte, punto. E non bisogna pensare, oddio, sono artista, che sono? Una bestia rara. Sei uno che sa fare arte, c'è un mestiere come tanti altri che tu lavori su cose più immateriche, cioè più spirituali, se vuoi, più emotive, no? Più che riguardano l'umanità, no? L'essere umani proprio, anche buoni, come posso dire, ognuno è umano come umano lei, no? Cioè, lavori su altri fronti. Oddio, sì, è italiano, tanto c'ho i dubbi. Comunque, ci siamo capiti. A volte ci sono le persone che trovano difficoltà a dirsi che sono artisti e non dovreste avere
questo problema, cioè se voi siete delle persone serie, umili, senza grilli per la testa, nel momento in cui state facendo arte siete consapevoli che state facendo arte perché state trasmettendo un messaggio, una tematica che volete pure portare nel tempo, perché è una cosa che vi urge dentro, quindi ognuno ha una cosa sua ovviamente diversa, che vuole condividere con il resto dell'umanità e spera con tutto se stesso, tutta se stessa, che possa essere d'arricchimento degli altri, anche posteri, no? Basta. Non è che dovete pensare di essere delle bestie rare, delle divinità strane, astratte, che siete persone che state facendo questo mestiere, punto. Quindi non dovreste aver paura di dirvi di essere artisti. Nel momento in cui voi vi sentite strani nel definirvi artisti, c'è sta qualcosa che non va. Perché molto probabilmente anche la visione che hanno gli altri dell'artista è una cosa, questa è una cosa strana, no? Questo artista. Mi trovo spesso e volentieri, però io lievito, ho detto. Ho preso questa consapevolezza tranquillamente dell'arte. Poi appunto, poi ognuno può avere tanti messaggi, quindi l'arte può raccontare tantissime cose, è bello pure per questo. Non c'è solo un tipo di arte perché non c'è solo un tipo di messaggio da raccontare, quindi è bella, è varia, no? Tanti generi, stili, tematiche, è figo. Il mondo è bello perché è vario. Quindi in questa consapevolezza sono tutta contenta, quando faccio dei quadri artisti sono contenta così, poi fai anche dei quadri che fini a se stessi fai delle cose d'arredamento, non c'è sta niente di male, io non ho problemi sinceramente, non mi creo problemi di sorta, però capita invece le persone, ah sei artista, sì, sembra che c'hai una colpa, e allora si avvicinano a te perché sei artista senza sapere niente di arte, di cose. E diciamo così, quello è, vabbè, è normale che ci stanno le arruffianate, molte persone tendono ad arruffianarsi soltanto perché sei artista o vedono il livello della tua arte. Se io ci lavoro, le cose che faccio sono professionali, cioè sono per forza di un certo livello, perché altrimenti non ci potrei lavorare, cioè non è che sto improvvisata, se lo faccio di mestiere vuol dire che io lo studio già l'ho fatto su quello che dovevo studiare sulle varie cose, quindi ho già acquisito la tecnica e la sto portando avanti ed è soltanto un mezzo per me la tecnica per parlare di altro, quindi insomma non sto ai livelli che uno lo fa per hobby, che è una cosa bellissima pure farlo per hobby, ma se ho deciso di intraprendere questo come mestiere vuol dire che il mio livello è professionale. Allora, quando vedono quello che fai che è professionale ci rimangono perché non lo so perché le persone fanno così e tendono ad arruffianarsi come se essere amico di un artista per osmosi gli trasmettesse un'aurea di divinità anche a loro che non so che cosa, non capisco. Io di solito tendo a evitare queste persone, sono sincera, perché si creano meccanismi un po' strani e poi mi piace essere trattata come una persona normale, perché sono una persona normale che però ha un certo tipo di sensibilità di natura e quindi sono sempre stata anche una bambina però molto sensibile, profonda, portata per le arie e tutto il resto. Io me la vivo in un modo molto normale e serena. Sugli altri che ci danno quel valore strano, no? Che sembra che sei una bestia rara, che ti fanno sentire diverso da tutti gli altri, e allora ti vengono i complessi, no? Quando ero più piccola mi era avuto un periodo, mi stavano venendo complessi proprio perché le persone che frequentavano vedevano l'arte come una cosa strana, no? Ma in realtà se tu c'hai un minimo di conoscenza, di sapere su certe cose, vedi che casomai c'è chi è portato e chi no, perché non è che tutti possono farlo, per carità. Però, come tutte le cose, perché se a me mi dici che fa la scienziata, te voglio a te, a voglia a te a spiegarmelo. E quando arrivo, non sono portata per questo tipo di materie. Cioè, se chi invece è portato, tanto di cappello, comunque è molto, anche lo scienziato è molto creativo, è molto, molto bello pure come materia. Però se non sei portato per le scienze, allora
non puoi fa, devi essere comunque portato, quindi c'è chi è più portato per una cosa, chi più un altro, e ovviamente. Io vedrei sì come una bestia rara uno scienziato, però quello fa il mestiere suo, cioè io non ci capirei proprio zero, meno di niente, però ognuno c'ha il suo. Continua.